La vittoria di Sparta nella guerra trentennale che la portò a scontrarsi con Atene aveva trasformato la città lacedemone nell'unica potenza capace di avanzare pretese egemoniche sul resto del mondo ellenico. Cruciale ai fini della vittoria spartana si era rivelato non soltanto l'aiuto che Sparta aveva ricevuto dagli alleati greci, ma anche quello ricevuto dalla Persia stessa, che nella fase terminale della guerra del Peloponneso era riuscita a intrufolarsi nuovamente nello scacchiere politico greco tramite la consueta abitudine di comprare alleanze con l'oro, e che in questo caso appunto avevano consentito ai persiani di rimettere piede in un territorio da cui erano rimasti esclusi fin dalla fine delle guerre persiane. La situazione di vuoto politico che si era venuto a creare in conseguenza del crollo dell'impero ateniese rendeva ancora più facile per Sparta affermare a gran voce la sua ritrovata e rinnovata potenza. Lisandro, difatti, l'uomo politico spartano che si era affermato sulla scena politica nella fase finale della guerra del Peloponneso, era ben consapevole di ciò. Questi, dopo la battaglia di Egospotami, aveva perfino ricevuto a Samo onori divini e vedeva nella riproposizione di una nuova egemonia spartana anche una nuova possibilità per Sparta di travalicare finalmente gli angusti limiti che il tradizionalismo spartano aveva da sempre opposto all'affermazione delle personalità individuali. L'azione spartana dopo il 404 a.C. sembra dunque conoscere una fase proattiva finalizzata a fare della città lacedemone il punto di riferimento di un mondo greco in cerca di un nuovo assetto, nonché il privilegiato interlocutore di quell'impero persiano che dopo la fase di marginalità alla quale gli ateniesi negli anni precedenti lo avevano confinato, cercava ora di recuperare il proprio ruolo in area igea. Tale attivismo spartano, insomma, alla base si nutriva sicuramente dell'ambizione di Lisandro, che nell'arco dei 9 anni che vanno dal 404 al 395 a.C. si muoverà in varie direzioni, percorrendo da un lato le strade già battute del vecchio imperialismo spartano e avanzando dall'altro nuove idee suggerite dalla situazione recente che piano piano, progressivamente, negli ultimi anni si era venuta a creare. Fu allora che Lisandro, in Asia Minore e nell'Egeo, insediò abilmente governi oligarchici o, in alternativa, giunte formate da 10 persone a lui strettamente legate, le cosiddette decarchie, oppure, ricorse in altri casi, a funzionari militari spartani chiamati armosti, che controllavano direttamente le città. Questa area dell'Asia Minore e dell'Egeo fu proprio la prima nella quale si manifestarono tali nuove ambizioni egemoniche di Lisandro, ma la forte presenza spartana in un settore territoriale che i persiani consideravano come appartenente al loro impero non poteva non suscitare da parte loro che una certa irritazione, specie nel Gran Re, che guardava con il dovuto sospetto l'ingerenza spartana in Asia Minore. La frustrazione di Artaserse II accrebbe ulteriormente quando nel 401 a.C. Lisandro sostenne la rivolta condotta contro Artaserse dal fratello di costui, Ciro il Giovane. La spedizione, finalizzata a portare sul trono persiano Ciro al posto di Artaserse, nota come spedizione dei 10.000, si concluse tuttavia con un completo fallimento per Ciro, che fu addirittura ucciso in battaglia a Cunassa. Ma il comportamento spartano in queste circostanze contribuì grandemente a raffreddare i buoni rapporti che fin dalla fase finale della guerra del Peloponneso si erano stabiliti fra la polis spartana e la Persia. Un'altra area sulla quale gli spartani si preoccuparono di rafforzare la loro influenza fu quella della Grecia centrale e dell'Egeo settentrionale, dove gli spartani insieme a Lisandro da una parte attaccarono l'isola di Caso e la città di Afitos nella penisola calcidica e dall'altra si intromisero altresì all'interno dei contrasti che allora opponevano la città tessala di Larissa alla monarchia macedone.
Anche in Sicilia, dopo la sconfitta ateniese, si era riaperto il conflitto tra Siracusa e Cartagine e Sparta cercò di far sentire la sua presenza stabilendo buoni rapporti con il tiranno siracusano Dionisio, salito al potere grazie alla paura suscitata dall'invasione cartaginese della Sicilia centro-orientale nel 406 a.C. Non è poi da trascurare il fatto che perfino l'Egitto attirò l'attenzione di Lisandro, che si recò in visita al santuario di Ammone proprio mentre era in corso, da parte di un faraone ribelle, nel 404 a.C., l'ennesima rivolta locale nei confronti dell'impero persiano. Insomma, stando alla prospettiva di Lisandro, Sparta doveva assolutamente diventare il nuovo punto di riferimento del mondo greco, ossia la nuova potenza in grado di esercitare una stabile influenza sia in Oriente che in Occidente, occupando con forza quello spazio lasciato vuoto dal crollo di Atene. Un progetto così ambizioso non poteva che suscitare profonde preoccupazioni all'interno del mondo greco, dove molte città avevano combattuto al fianco di Sparta durante gli anni della guerra del Peloponneso, sbandierando la parola d'ordine autonomia, ma che si sentivano ora profondamente deluse dalla politica egemonica spartana, e lo stesso valeva per i persiani e per il Gran Re in modo particolare, che non aveva alcun interesse a far sorgere nel mondo greco una nuova potenza che sostituisse Atene. La convergenza di tutte queste preoccupazioni sta alla base dello scoppio della ben nota guerra di Corinto, la cui vera finalità era quella di impedire che i progetti imperialistici spartani potessero in qualche modo realizzarsi. Le intrusioni spartane negli affari dell'Asia Minore avevano determinato già in precedenza l'interruzione di quella cordiale intesa tra Sparta e la Persia che aveva caratterizzato gli ultimi anni del V secolo a.C. Oltre all'appoggio che gli Spartani diedero alla ribellione di Ciro il Giovane, c'erano stati tra l'altro anche interventi diretti dell'esercito spartano in terra d'Asia, volti a recuperare la libertà e l'autonomia delle città greche. In particolare, nel 400 a.C. era stato proprio Tibrone a sbarcare in Asia con il suo esercito per proteggere le città della Ionia dal satrapo persiano Tissaferne, che dopo la morte di Ciro il Giovane pretendeva la loro sottomissione. La campagna condotta dallo spartano Tibrone, che aveva combattuto contro Tissaferne in vari territori dell'Asia Minore, fin quasi vicino ai domini del satrapo persiano in Caria, aveva tuttavia evidenziato alcuni limiti di fondo degli Spartani nel condurre guerre di lunga e media durata al di fuori del continente greco. Date le scarse risorse finanziarie di cui disponevano, si era infatti reso necessario razziare anche le città alleate per procurarsi gli approvvigionamenti necessari all'esercito. Ma poi, quando a Tibrone successe Dercillida nel 399-397 a.C., gli Spartani iniziarono ad applicare nei confronti dei persiani una nuova tattica militare a carattere compromissorio che li portò a cercare accordi con alcuni satrapi per poi provare a sconfiggerne altri. Dercillida, ad esempio, stipulò un armistizio con Tissaferne e condusse parallelamente una guerra contro il satrapo della Frigia Ellespontica Farnabazo, occupando in poco tempo ben 9 città della Troade. Ma ciò che soprattutto interessava le città ioniche era la loro autonomia da Tissaferne e pertanto tali città esortavano con le loro ambascerie gli Spartani ad attaccare Tissaferne in Caria, dove si trovava la sua residenza, per ottenere dal Gran Re proprio questo riconoscimento. Le cose, tuttavia, non potevano avere una soluzione definitiva fin quando i rapporti tra Sparta e la Persia restavano dominati da una politica di tatticismo e di compromessi che rendeva impossibile una resa finale dei conti tra le due superpotenze che, sebbene si combattessero reciprocamente in terra d'Asia,
erano ancora formalmente legate